Benvenuti in un nuovo video. Per chi già ci conosce saprà che circa un mese fa abbiamo acquistato un ex camion dei pompieri in Germania con l'intenzione di trasformarlo in un camper. Tutto molto bello, tranne per il fatto che abbiamo pochissimo tempo per ultimare i lavori. Abbiamo dato la priorità ai lavori esterni, approfittando delle magnifiche giornate. Purtroppo, per fortuna, il brutto tempo sta arrivando. Quindi dobbiamo ultimare tutti quei lavori che richiedono di stare fuori, come per esempio le finestre. Molti di voi nel video precedente ci hanno chiesto se avevamo l'intenzione di lasciare solo un oblò come apertura. La risposta è no. Come vi abbiamo già detto qualche settimana fa, ci siamo fatti fare le finestre da degli artigiani locali. Ovviamente un lavoro certificato, perché la sicurezza viene prima di tutto. Sono contentissimo perché sono appena arrivate le finestre, quindi ora sto tagliando con lo smeriglio la vetroresina per poter inserire le finestre. Vi faccio vedere come sono fatte. Questo è il telaio della nostra futura finestra. Cornice montata, quella del bagno. Adesso ho preso le misure dall'interno e andrò a fare la finestra laterale che risulterebbe poi quella della cucina. Linea tracciata e ora si taglia. Primo taglio esterno fatto, quindi mi sposto tutta la situazione dentro e faccio il taglio da dentro. Poi intanto è schiuma poliuretanica, quindi essendo schiuma poliuretanica, fatto il taglio fuori, fatto il taglio dentro, per finire il tutto, siccome il disco dello smeriglio non è abbastanza lungo, vado a tagliare col seghetto e viene il taglio perfetto. Siamo pronti? Togliamo questa finestra, apriamo questo varco. Anche da fuori ce l'abbiamo. Alzarla, no, alzarla. 28 e mezzo. Qua. Lo faccio qua. Possiamo dire che queste 2 ultime settimane sono state molto efficienti per quanto riguarda i lavori del camion e non solo. Abbiamo ricevuto tantissimi ordini anche per i torroni, quindi grazie mille davvero per la fiducia che ci avete dato. Stiamo preparando tutti i pacchetti che ci avete ordinato, è una grande soddisfazione ed è bello vedere che c'è una community dietro Storie di Mannu che ci sostiene in qualsiasi nostro progetto. Comunque nelle ultime 2 settimane ci siamo portati davvero avanti per quanto riguarda i lavori, anche perché siamo riusciti a concludere la parte esterna della cellula, l'abbiamo verniciata e adesso Sebastiano sta andando, ieri ha forato le finestre e oggi appunto andremo a montare le finestre e così quest'altro lavoro è stato concluso. All'interno della cella abbiamo già fatto il pavimento, c'è il sottopavimento, quindi ci sarà un bel sistema di areazione del sotto il pavimento. Le cisterne andranno dentro la cellula, quindi avremo comunque in qualsiasi situazione climatica, soprattutto in caso di molto freddo, le cisterne saranno all'interno, quindi non avremo problemi di congelamento. Montato il divanetto, anche l'altro di fronte. Qui ci andrà lo scalino all'altezza di questi listelli. Qua ci va la cucina. Tutto oggi ho fatto alla fine. Lì c'è la parete della doccia, parete dove c'è l'impianto elettrico, praticamente qua dentro ci sarà tutto l'impianto elettrico con i pannelli di controllo, salvavita eccetera eccetera. Lì ci andrà la porta, qui la finestra e il bagno ce l'abbiamo praticamente già pronto. Qua c'è il WC e qua c'è la doccia. Le pareti del bagno sono state fatte. Nei prossimi giorni andremo a montare la cucina e a ultimare l'impianto idraulico e l'impianto elettrico. Sono troppo contenta. Inizio ad avere già le sembianze di un camper. Non è più un camion. Adesso con le finestre è tutta un'altra cosa. Poi dentro è
Wow, bellissimo. Cosa sta succedendo? Non torna antiscoppio. No, ma non abbastanza, lo vedo. Sulla raspa, sulla raspa. Qui, guarda, nell'angolino qua. Ci sono sempre degli imprevisti. A quanto pare non tornano bene gli angoli, infatti stanno facendo di tutto per riuscire ad arginare questo problema. Sono arrivati i rinforzi. Cosa abbiamo, una squadretta? Sì? Giornata impegnativa. Abbiamo messo le finestre. Non è stato semplice perché comunque le finestre le abbiamo fatte fare e quindi c'era un po' da adattare il tutto, anche se siamo molto contenti di queste finestre. Però è stato da modificare parecchie cose e non è ancora finito perché dovremmo andare a fare qualche piccola modifica per far sì che siano perfette. Però abbiamo adesso delle finestre antisfondamento, doppio vetro, con una buona guarnizione doppia. Quindi siamo sicuri che aria e pioggia non entrerà assolutamente niente, sono super ermetiche e soprattutto a livello di isolamento termico è proprio la soluzione perfetta. Quindi domani continuerò a finire queste finestre, il fissaggio delle finestre e poi continuerò ovviamente con tutto il resto. Bisogna fare tutte le sigillature esterne dei bordi della cella, le sigillature dei bordi delle finestre, anche perché dopodomani hanno messo pioggia, quindi domani bisognerà sigillare le finestre, anche se sono già sigillate dalla guarnizione che ha il telaio che va a pressare contro la cella, quindi già da lì è sigillata, però va siliconata con un sigillante Sikaflex, qualcosa del genere, e poi si continuerà all'interno della cella. Momentaneamente adesso ci sono questi dadi con i bulloni, perché la finestra ha un sistema passante dall'esterno all'interno per andare a pressare contro la parete e essere sicuri che non se ne vada da nessuna parte e che non passi un filo d'aria, con le guarnizioni ovviamente. E quindi per adesso abbiamo questi che andranno tagliati, ovviamente il filetto va tagliato qua e poi metteremo dei tappini per far sì che sia un lavoro finito, ovviamente, per non avere questi dadi che siano a vista. Quindi si vedrà la cerniera. Così si vedrà. La progettazione di ogni angolo è fondamentale, avendo a disposizione uno spazio molto ristretto. Non siamo dei professionisti, ma aspiriamo comunque alla perfezione. E dopo le esperienze passate, siamo arrivati ad avere una consapevolezza più ampia di ciò che vogliamo e anche di come lo vogliamo. Buongiorno, nuovo giorno di lavori. Oggi tingerò la parte interna della cellula, mentre Sebastiano sta sbattendo la testa per quanto riguarda la finestra perché non torna, quindi è lì che sta cercando di trovare una soluzione a questo problema. Quindi adesso mi metto all'opera, inizio a tingere e Sebastiano oggi dovrebbe finire tutte le sigillature perché domani ha messo brutto tempo, quindi oggi sarebbe proprio l'ultimo giorno, quello perfetto per fare questo tipo di lavori. Questa è la finestra che non torna, non riusciamo bene a chiuderla ermeticamente. Comunque io adesso inizierò a scocciare tutto il profilo della finestra così da poter tingere senza andare a sporcare, insomma, le finestre, i bordi delle finestre. Bene, ho dato l'impregnante a questa parete e a questa parete che lasceremo del suo colore naturale e poi adesso dovrò iniziare a dare lo smalto a questa parete e al soffitto. Al soffitto però prima di dare lo smalto dovremmo stuccare i punti dove ci sono le viti perché vogliamo fare una parete bella liscia lineare senza che si vedano le viti e daremo un bianco grigio.
Però il soffitto penso che lo faremo lunedì molto probabilmente o domenica, perché la resina deve asciugare, quindi oggi inizierò a dare il bianco nelle pareti, poi il soffitto lo farò in un secondo momento. Pranzato, adesso siamo tornati in camper, c'è Sebi che sta facendo la siliconatura delle finestre dopo aver rotto 2 pistole. Io ho dato la seconda mano a questa parete e un bianco grigio e l'ho data qua e anche qua nel bagnetto. Quindi adesso dovrò stuccare con della resina tutte le viti, che poi andrà scartavetrato e tinto in modo da fare un bel soffitto uniforme. Tra l'altro abbiamo scelto di mettere i LED direttamente incastonati nel soffitto in modo che comunque non ci siano dei faretti ingombranti, rimangano incassati, e abbiamo deciso di metterne 3 da una parte e 3 dall'altra e 2 nel bagno in modo da avere una bella illuminazione. Perché all'inizio noi non pensavamo che le finestre facessero così tanta luce, quindi abbiamo messo molti punti luce perché pensavamo che la cella rimanesse un po' buia. Invece è super luminosa con queste finestre e adesso ulteriormente anche con i LED che andremo a mettere più avanti, prossima settimana molto probabilmente. Oggi ci siamo messi a montare la cucina perché bisognava capire con la cucina montata dove far passare i tubi dell'acqua e il corrugato dove poi andrà l'impianto elettrico, e abbiamo scoperto che quando sono andato a Pisa all'Ikea a prendere i mobili, loro mi hanno fatto tutto l'ordine sul computer come fanno all'Ikea e poi sono andato direttamente col numero al punto di ritiro a prendere tutti i pacchi e non sono stato a controllare. Adesso aprendo i pacchi abbiamo scoperto che un mobile è sbagliato. Starete pensando, ma tutte a loro capitano. Beh, non è finita così, perché oltre a quello... E quindi poi tra l'altro in Sardegna non ritirano i pacchi Sì, proprio così. L'unico Ikea che c'è in Sardegna è l'unico Ikea in Italia che non fa i resi. E ieri non abbiamo ripreso niente, però Sebastiano ha già posizionato la cisterna delle acque chiare, delle acque grigie, e poi ha iniziato a passare tutti i corrugati per le prese a 220. Alla fine abbiamo deciso di fare un impianto direttamente a 220 dentro il camper. Faremo per la pompa dell'acqua un piccolo impianto a 12 volt, però per il resto avremo tutto a 220, onde evitare, insomma, ci viene più semplice perché almeno è tutto 220. Anche i LED che abbiamo acquistato sono 220, 230, e quindi niente, ieri si è portato avanti da questo punto di vista. Oggi c'è questo problema della cucina, risolvibile perché comunque Sebastiano è molto pratico con legno, quindi si adatta, anche se è una rottura di scatole, perché sarebbe dovuto essere delle misure giuste, sarebbe stato tutto molto più semplice e veloce, però così non è. Ikea dà in dotazione dei piedini per la cucina, però siccome la cucina dovrà essere rinforzata e soprattutto fissata molto molto bene, ho deciso di non utilizzare i piedini dell'Ikea che sono di plastica, ma farli io con questi. Quindi vado a fissare questo piede a pavimento e dopodiché fisso il mobile su questo piede che è già fissato a pavimento e da lì non si muove. Poi andrà rinforzato negli angoli e fissato al resto della struttura del camion. Comunque nelle pareti è fissato, dal lato questo è fissato, quindi è impossibile che si muova, e siamo sicuri che il fissaggio sia un buon fissaggio con questi piedini e con il resto. Ovviamente essendo un camper
e in più 4x4 è fondamentale che la cucina sia ben fissata al pavimento. E infatti Sebastiano ha fatto proprio un ottimo lavoro, perché andando a fissare la cucina in questo modo non andrà da nessuna parte. Il mobile arrivava fino a qua, in teoria avrebbe dovuto arrivare fino a qua, e quindi abbiamo dovuto fare questa proroga, ma intanto non si vedrà perché c'è il frigo lì e poi c'è il top della cucina sopra, quindi non si vedrà. Il colore è questo, rimane un verde, che verde è? Verde militare. Questa è la pellicola, che tra l'altro ci piace anche questo colore che rimane tipo carta da zucchero, però questo è più bello. È opaco. Sì, rimane opaco. E poi domani abbiamo dovuto mettere il telo perché mancano ancora le siliconature nei bordi. Mancano i bordi proprio, non le siliconature. Sì, stiamo aspettando che arrivino i bordi. Gli angolari del tetto della cella. Sì. E poi domani io tingerò tutto il plafone in modo che così si potranno mettere tutti i faretti e già quella è una cosa fatta. E ieri tu hai fatto passare tutti i cavi, giusto, dentro i corrugati? Ieri ho fatto passare i cavi, abbiamo i cavi, adesso poi bisognerà continuare l'impianto elettrico. Nella parte sotto, qui dove vanno le prese, ho passato i corrugati, ma vanno passati i cavi. Penso che sarà una cosa che farò. Facciamo un impianto molto più semplice, diciamo, e quindi abbiamo trovato una soluzione più intelligente. vi mostreremo più avanti quando arriverà. Buongiorno. Oggi è un gran giorno perché finalmente riusciamo a finire questa cella. Mancavano gli angolari in alto e quindi alla fine abbiamo deciso di acquistare questi angolari in alluminio più larghi, da 80 mm, e finalmente questa mattina sono riuscito a fissarli. Nuovi angolari in alluminio, belli spessi. Questo era il lato dove l'angolare era rovinato, adesso è tornato tutto come doveva essere. Molto contento, sono molto belli questi angolari, belli larghi, prendono una bella superficie, proteggono gli angoli. Sei contenta? Vero? Guarda quanta contentezza oggi. Quindi ha posizionato già tutti i faretti. E poi cosa hai fatto? Collegato tutte le prese. Questa manca perché mi manca il modulo. Però tutte le altre prese sono collegate. Diciamo che l'impianto elettrico è quasi fatto, manca il salvavita e il collegamento principale e poi il resto è fatto. Solo che il salvavita non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo andare a prenderlo. Vorrei ringraziare in particolare Davide perché sei stato di grande aiuto per questo impianto elettrico. Davide e Diana di Come On Weirdly, seguiteli su Instagram perché hanno anche loro una bellissima pagina e sono due persone meravigliose. E poi anche loro hanno un camion che hanno Anche loro hanno un camion Mercedes che si sono costruiti, sempre dei pompieri, quindi presto speriamo di ritrovarli, così andremo in giro a fare i pompieri assieme. No, non è brutto. Non è brutto. Pensavo peggio. Ma non è bianca. Stamattina Sebastiano mi ha detto che ha acceso i faretti in mia assenza. No, ieri li ho accesi. Ieri li ha accesi. E mi ha detto che non le piacevano perché sembrava tipo luce bianca. Invece alla fine no, dai, è bellino. È arrivata adesso la porta